Ti sei mai chiesto qual è l'italiano più corretto e quale italiano devi imparare? E soprattutto qual è l'accento più corretto? Beh, ne parliamo nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Voglio subito iniziare dicendo che una delle cose che mi piace di più dell'Italia e dell'italiano è la sua varietà linguistica. Infatti esistono centinaia di accenti che cambiano non solo da regione a regione, ma anche da città a città. Esistono così tanti accenti perché sono l'eredità delle lingue che si parlavano in precedenza, delle influenze di altri popoli e anche di influenze dialettali. Quindi nel video di oggi voglio fare un po' di chiarezza su questo argomento e darti dei consigli utili. Prima di iniziare però voglio dirti che qualche settimana fa ho lanciato Estate Italiana, il mio primo ebook. Se vuoi leggere 3 bellissime storie sull'estate e anche fare tanti esercizi e attività per migliorare il tuo italiano, puoi comprare il mio ebook direttamente sul mio sito. Ti lascio il link qui sotto in descrizione. Benissimo, adesso iniziamo con l'argomento di oggi e parliamo di accenti italiani. Però prima voglio dire una cosa: l'accento non è il dialetto, sono due cose completamente diverse. È come dire che l'inglese americano e l'inglese britannico siano due lingue completamente diverse. No, sono la stessa lingua, certo cambiano alcune parole, cambia un po' di grammatica, ma la lingua è praticamente la stessa. L'accento però è molto diverso. Lo stesso possiamo applicarlo allo spagnolo dell'Argentina e lo spagnolo della Spagna. La lingua è lo spagnolo, sì, ci sono delle grandi differenze, però la lingua di base è la stessa. In Italia succede lo stesso, forse non con queste grandi differenze, perché il nostro territorio è ovviamente più piccolo, però ci sono tanti italiani regionali, quindi cambia molto l'accento, cambiano alcune parole, cambia un po' anche la grammatica a volte. Però tutte queste differenze non sono rilevanti, perché se io parlo con un siciliano, un napoletano, un romano, un veneto, un trentino, comunque ci capiamo perché parliamo la stessa lingua. Questo se parliamo in italiano. Se parliamo in dialetto, invece, non ci capiremmo, molto probabilmente. Ma i dialetti sono una lingua a parte. L'italiano regionale invece è una piccola variante dell'italiano che cambia da regione a regione, l'accento è molto diverso, però comunque è sempre italiano. E non preoccuparti, perché la maggior parte degli italiani parla italiano. Certo, magari a volte le persone più anziane possono usare un po' di dialetto e ci possono essere delle difficoltà linguistiche, però non è un grande problema. Basta chiedere a quella persona, in quel caso, di parlare in italiano. Quindi in questo video non parliamo di dialetti, ma principalmente differenza di accenti. Io sono pugliese, ho vissuto a Milano per 5 anni e adesso sono tornato in Puglia. Io ho avuto anche la fortuna di girare molto l'Italia e quindi mi sono reso conto di tutte le differenze di accenti che ci sono ed è incredibile. Cambia l'accento, il modo di articolare le parole e anche e soprattutto l'intonazione, la musicalità della lingua. Ma quindi la mia domanda per te è: quale italiano devi imparare? Quale accento dovresti imparare? E qual è l'accento più corretto da imparare? Beh, andiamo per ordine. Innanzitutto l'italiano è uno, quindi non ti preoccupare, perché se stai studiando l'italiano sul libro di grammatica o l'italiano con un professore, stai imparando l'italiano che tutti parlano in Italia.
Beh, poi certo, se vai in una regione, forse in quella regione usano una parola diversa, usano una struttura leggermente diversa per dire qualcosa. Questo è normale, in ogni regione ci sono delle piccole differenze, però di base l'italiano è quello, è uno. E poi quale accento invece dovresti imparare? Beh, ho una brutta notizia per te. L'accento non è davvero qualcosa che si impara, ma più che altro qualcosa che forse si assorbe. Infatti, nella maggior parte dei casi, le persone che imparano una seconda lingua parlano questa lingua con il loro accento, cioè l'accento della loro lingua madre. Quindi, se vieni dagli Stati Uniti, parlerai l'italiano con un accento americano o spagnolo, se fai parte della porzione di popolazione che parla spagnolo come prima lingua. Se vieni dalla Francia parlerai italiano con un accento francese, se vieni dalla Germania con un accento tedesco, dalla Turchia con un accento turco e così via. Non conosco studenti che hanno imparato l'italiano con un accento regionale, perché tutti i miei studenti e la maggior parte delle persone che parlano italiano come una seconda lingua parlano l'italiano con il loro accento, non un accento regionale italiano. Sì, conosco alcune persone che hanno preso un accento regionale perché vivono da decenni in Italia. Quindi se tu ti trasferisci a Milano e vivi lì per 20 anni e hai una particolare propensione alle lingue, forse inizierai a parlare con un accento milanese. Ma non è sempre così. Quindi l'accento non è qualcosa che si impara, è qualcosa che forse si assorbe. Quindi imparare un accento non ha senso. Però attenzione, facciamo una differenza tra accento e pronuncia. Queste due cose sono completamente diverse. La pronuncia è fondamentale, è importante e devi conoscere la pronuncia corretta dell'italiano. Voglio farti questo esempio molto semplice. Io ho passato un anno negli Stati Uniti per un programma di scambio quando avevo 16 anni. Il mio nome è Stefano, ma quando ero negli Stati Uniti tutti mi chiamavano Stefano. Questo non è un errore di accento, ma un errore di pronuncia. Questo perché la pronuncia del nome Stefano è Stefano, non Stefano. Ma quando io correggevo le persone e dicevo no, il mio nome non è Stefano, ma è Stefano, loro dicevano scusami, hai ragione, il tuo nome è Stefano. Quindi che cosa succede? Stefano è una pronuncia corretta, ma c'è un forte accento americano. E va bene così, non è un problema, perché la pronuncia è corretta, ma c'è un accento forte. È importante correggere e sapere la pronuncia, ma l'accento non è così importante. Poi, col tempo, man mano che impari e studi l'italiano, il tuo accento diventerà sempre più neutro. Quindi continuerai sempre ad avvicinarti ai suoni italiani e allontanarti dai suoni della tua madrelingua. Però quando parlerai avrai sempre un po' l'accento del tuo paese e il tuo accento italiano sarà abbastanza neutro. Io parlo inglese da ormai 13-14 anni, ho migliorato tantissimo la mia pronuncia e ho cercato sempre di più di imitare l'accento americano. Però quando parlo in inglese ho comunque un po' di accento italiano. E questo è normale ed è bellissimo. Quindi tu non puoi imparare un accento italiano, perché anche non esiste. Perché appunto ci sono tantissimi accenti diversi in Italia e non è importante studiare questa cosa. L'importante però è pronunciare le parole correttamente. E adesso veniamo ad un altro punto molto importante. Qual è l'accento italiano più corretto? Se tu devi imitare un accento, quale dovresti imitare? Qual è quello più corretto?
Beh, se una persona ti dice che esiste un accento più corretto in Italia, quella persona o è ignorante o è razzista. Questo perché non esiste un accento più corretto, non esiste un accento superiore o un accento inferiore. È come dire l'accento dello spagnolo messicano è sbagliato, perché quello corretto è della Spagna. Assolutamente no, sono due accenti diversi, entrambi corretti. Non c'è uno inferiore e uno superiore, anche perché l'accento non è qualcosa che noi possiamo controllare. Se io nasco in una comunità, avrò l'accento di quella comunità, ma in realtà c'è un accento corretto, un accento standard, un accento perfetto. Questo è l'accento dell'italiano standard, ma ho due brutte notizie. 1. Questo accento non esiste, è falso, è inventato. E 2. È parlato solo dall'1% della popolazione. Infatti, cerchiamo di capire che cos'è questo italiano standard. Nel 1969, un periodo in cui, certo, l'italiano era molto diffuso, ma non come oggi nella penisola italiana, è uscito un libro chiamato DOP, Dizionario di Ortoepia e Pronunzia. Questo manuale dizionario raccoglie la maggior parte delle parole italiane e ne indica la pronuncia corretta, la pronuncia standard. Quindi che cosa hanno fatto? Si sono ispirati all'accento fiorentino. Infatti questo manuale è molto concentrato sull'italiano fiorentino. Hanno eliminato i suoni del fiorentino più regionali, come per esempio la gorgia toscana, cioè quella C aspirata in alcune parti della Toscana. Infatti voi a Firenze, anziché Coca-Cola, potreste sentire Coca-Cola. No, non sono bravo, però avete capito. Beh, hanno eliminato questi suoni regionali della Toscana e hanno creato questo manuale basandosi sulla apertura e la chiusura delle vocali, come fanno in Toscana, e anche ovviamente alcuni suoni delle consonanti. E quindi abbiamo un libro che ci dice come parlare l'italiano standard correttamente. E quindi cosa è successo? Hanno distribuito questo italiano alle scuole e adesso tutti parlano l'italiano standard? No, solo l'1% della popolazione lo parla, ma non come madrelingua. Infatti per imparare questo italiano tu devi studiare tanto, ed è un italiano riservato a scopi professionali, come per esempio tutte le persone che lavorano in TV, che lavorano alla radio, giornalisti, attori, eccetera. Quindi se vuoi imparare questo italiano devi studiarlo e lo fai principalmente per ragioni di lavoro. È un po' come il transatlantic accent, no? Quell'accento inventato che univa alcuni suoni dell'inglese americano con i suoni dell'inglese britannico ed era ritenuto un accento molto nobile, molto importante, diffuso soprattutto ad Hollywood negli anni '20. E quell'accento era inventato, non è mai esistito. L'italiano standard è praticamente la stessa cosa. E poi, attenzione, l'italiano standard è bellissimo. Se voi per esempio guardate un film doppiato o ascoltate la radio, nella maggior parte dei casi le persone avranno un accento standard. Ed è un italiano bellissimo, il suo suono è fantastico, ma non esiste. Ok, adesso vi faccio un esempio pratico, così potete capire di cosa sto parlando. Se io prendo la parola bene, che io ho sempre pronunciato così, bene, con una E chiusa, bene. Infatti in Puglia, almeno nella mia regione, nella mia comunità, pronunciamo questa parola super comune della lingua italiana con una E chiusa. Bene. Quando sono stato a Milano e Lombardia, la pronuncia era esattamente la stessa. Bene. Però se vai in Toscana, vai a Roma o in altre regioni d'Italia, la pronuncia sarà aperta. Bene. Bene.
Io preferisco la seconda. Bene, è molto più bello secondo me. E quindi qual è la pronuncia corretta? Beh, se tu vai su questo manuale, su questo dizionario, vedrai che la pronuncia corretta è aperta. Bene. Ma che cosa vuol dire pronuncia corretta? Beh, non vuol dire niente, perché secondo me non c'è corretto o sbagliato. Se la pronuncia corretta è bene, quindi che cosa significa? Che milioni e milioni di italiani stanno sbagliando a dire bene? Assolutamente no. Non possiamo dire che milioni e milioni di italiani sbagliano perché parlano la lingua che hanno imparato da bambini. Poi in questo manuale ci sono tantissimi altri esempi che a volte danno ragione a un romano, a volte danno ragione a un toscano, a volte danno ragione a un pugliese. Quindi ci sono suoni che vengono un po' da tutte le regioni d'Italia e non c'è nessun accento neutro realmente in Italia. Non c'è nessuno che parla davvero un italiano corretto. Beh, sicuramente i toscani sono stati fortunati perché questo manuale è basato sulla loro lingua. Infatti l'apertura e la chiusura delle vocali in toscana è praticamente perfetta. E però certo hanno scritto il manuale basandosi sui loro suoni, ovvio che il toscano si avvicini di più allo standard, però solo per i suoni vocalici, il resto è un po' complicato. Quindi, di nuovo, e questo per me è molto molto importante, non c'è un italiano corretto, non c'è un italiano più corretto, un italiano superiore rispetto ad un altro. La varietà linguistica in Italia è una delle cose più belle del nostro paese. Io quando prendo il treno per andare dalla Puglia al nord Italia, la cosa che mi piace di più fare è quella di ascoltare. Infatti ogni fermata che fa il treno e salgono persone diverse, io sento un accento diverso. E secondo me questa è la cosa più bella. Certo, poi possiamo avere delle preferenze. Io amo l'accento toscano e amo l'accento veneto. Sono due accenti bellissimi per me, ma è una preferenza personale. E anche tu puoi avere una preferenza. Quando inizierai a capire la differenza degli accenti, anche tu puoi avere una preferenza e imitare un tipo di accento. Ma non vuol dire che un accento è più corretto di un altro, perché sono tutti sullo stesso piano, sono tutte delle varianti dell'italiano. E qualsiasi persona ti dica il contrario, sta sbagliando. E se vi interessa questo argomento e volete che parli un po' di più di queste differenze di accento in giro per l'Italia, proprio con esempi pratici, posso sicuramente fare un video su questo argomento o anche un episodio del podcast. Posso anche parlarvi di questa pronuncia standard che secondo me è molto molto interessante. Quindi se siete interessati fatemelo sapere qui sotto nei commenti e farò un video su questo argomento. Prima di finire voglio dirvi un'ultima cosa. Non preoccupatevi del vostro accento e soprattutto non vergognatevi del vostro accento. Perché l'accento è una cosa molto molto personale. Ci sono alcune persone che vogliono avere l'accento perfetto e vogliono parlare come le persone del posto. E di nuovo, avere un accento italiano perfetto non ha senso, perché non esiste un accento italiano. Quindi potresti dire voglio avere un accento romano perfetto, un accento pugliese perfetto, siciliano perfetto, veneto, lombardo, quello che vuoi. E ci sono anche delle differenze tra città addirittura, non soltanto regioni. Però ci sono persone che ritengono questa cosa molto molto importante. Per altri non è così importante e non dovete vergognarvi, perché l'importante è comunicare, essere bravi a comunicare, usare le parole giuste, essere anche bravi nella grammatica, per me la grammatica è una cosa importante, farsi capire. Ma l'accento non è così importante. E anche se avete un accento molto forte adesso, qual è il problema? Non c'è problema. Quindi di nuovo
non preoccupatevi del vostro accento, perché tutti gli accenti sono bellissimi. E dopo questo lungo video, se stai ancora guardando, lascia un emoji della bandiera dell'Italia qui sotto nei commenti, così vediamo quante persone sono davvero arrivate alla fine di questo lunghissimo video. Oggi ho parlato davvero tanto, ma avevo tante cose da dire e ne ho ancora tante altre. Però spero che questo video ti abbia aiutato a capire un po' come funzionano gli accenti in Italia e se ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un bel mi piace, questo mi aiuta tanto e se non vuoi perdere tutti i contenuti futuri, allora sai cosa devi fare, devi iscriverti al canale perché stanno arrivando tanti contenuti super utili e interessanti. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video, un abbraccio dall'Italia, ciao!